Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore, ma facciamo una lettura un po' diversa, più incisiva e più trasparente per quanto riguarda le velleità, diciamo, nascoste che ci sono dietro la tua relazione. Quindi andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per travolgerti e soprattutto cosa gli ha impedito di manifestarsi fino adesso. Ok? Sia che tu abbia una relazione, sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere quello che stai attirando, che hai attirato in questo momento, per sciogliere eventuali zone in ombra e vedere cosa si realizza appena lo fai. Ok? Allora, vediamo. Gemelli. Il fuoco dell'amore che sta per travolgerti, cosa stai quindi per manifestare? Qual è l'ombra che stai portando alla luce nelle tue relazioni? Cosa desideri davvero sotto sotto, al di là di quello che dici, vediamo cosa c'è veramente in profondità, così da allineare mente e cuore. Cosa fare praticamente e cosa ne deriva. Allora, prima carta. Qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni? Quale parte di te che forse non vuoi vedere ma che condiziona i tuoi rapporti? Quali paure o blocchi, attaccamenti? Cosa desideri davvero? Sotto sotto, anche se magari non lo ammetti. Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento per te? Qual è la lezione d'amore? Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Come cambieranno le tue relazioni o la tua relazione quando integri questa verità? Allora, andiamo a vedere. Facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Il fuoco dell'amore che sta per travolgerti. Andiamo a vedere qual è l'ombra che stai proiettando. L'imperatore. L'imperatore. Guarda, allora, tu sei un'anima d'aria, leggera, no? Multiforme. Ecco, la tua ombra nelle relazioni si manifesta proprio come un bisogno di controllo, di mettere delle regole e dei confini. Forse per paura del caos emotivo che l'amore può portare con sé. Te lo chiedo, scrivimelo magari, così facciamo proprio, sciamanizziamo, mettiamo in luce l'ombra. A volte potresti erigere, no, dei muri razionali per non essere travolto o travolta da sentimenti magari troppo intensi. Oppure desiderare un partner che incarni l'imperatore e ti dia sempre dei punti fermi, salvo poi soffocare sotto queste stesse regole, cioè questo è il senso. Per esempio, se sei in coppia potresti gestire l'amore anche inconsciamente come una sorta di regno da amministrare più che un giardino da lasciar fiorire, mi spiego? Invece se sei sola o sei solo potresti inconsciamente respingere ciò che non rientra in questo schema. Va bene? E così, questa è l'ombra, ma già che la metti in luce adesso, fammi sapere poi, è molto importante per questo lavoro di realizzazione che stiamo andando a fare, ok? Vediamo dentro di te cos'è che desideri davvero, cioè sotto sotto, anche se magari non lo ammetti. Perché a volte ciò che dichiari di volere e ciò che la tua anima chiede non sono proprio la stessa cosa, no? Ok, andiamo a vedere. La ruota della fortuna. Tu vuoi il cambiamento, l'avventura, tu vuoi la magia del destino. Tu vuoi il cambiamento, la magia del destino, non vuoi la struttura in sé. Cioè vuoi che accada qualcosa di imprevedibile, che rompa la monotonia, che ti faccia sentire viva o vivo, no? E sorpreso. Quindi
Sotto sotto tu sogni un amore che arrivi come un colpo di vento che ti porti altrove, che stravolga le carte in tavola, che ti faccia brillare gli occhi. E lo sai che questo desiderio tuo molte volte combatte con la tua ombra dell'imperatore, cioè un lato vuole ordine, l'altro lato vuole essere trascinato via. C'è questa diatriba interna, no? Comunque poi andiamo a vedere cosa fare, no? Per mettere in luce tutto. Vediamo qual è la lezione dell'anima che stai vivendo, sia che tu sia in connessione con qualcuno, sia che ancora non ci sia nessuno. Prendere atto di questo serve proprio a manifestare quello che vuoi veramente, sia che tu abbia già una connessione, sia che non ci sia nessuno. Allora, qual è la lezione d'anima? Il cavallo di bastoni. Qua la tua anima ti invita adesso a vivere l'amore con slancio, con coraggio, con fuoco. Il cavaliere di bastoni è passione, viaggio, scoperta dell'altro senza troppe strategie mentali, ma passione pura. Quindi cosa ti sta insegnando l'anima adesso? Qual è la lezione che vuole che tu apprendi? Impara ad abbandonarti all'esperienza. Impara a correre dei rischi, a lasciarti incendiare. Il vero amore per te non nasce dalla testa, ma nel tuo petto che batte forte, paradossalmente. Questo ti sta insegnando l'amore, quindi che tu abbia una relazione o meno. Abbandonati all'esperienza, corri il rischio, lasciati incendiare. Coraggio, fuoco, mi dice questa carta. Vediamo qual è adesso il consiglio pratico, cioè cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico. Gli amanti, e qua ci sei tu, questa è la tua carta, cioè sei già predisposto a fare quello che ti sto per dire. Qua il consiglio è molto chiaro, è proprio limpido. Scegli l'amore consapevolmente, con il cuore e non solo con la mente, con quell'istinto risvegliato, come lo chiamerebbe il grande maestro Sri Aurobindo. Lascia che la relazione diventi proprio un atto sacro, una danza tra anime, non solo una sfida, un gioco di parole. No, affidati alla connessione profonda, alla scelta che si rinnova ogni giorno, a quell'imprevisto. Scegli consapevolmente questa cosa, che l'amore per te non è con la mente, non è solo con la mente, ma è passione. Affidati a questa connessione profonda qui, ti dice, affidati a questo, mi spiego? Adesso andiamo a vedere come cambieranno le tue relazioni o la tua connessione o la tua relazione integrando questa verità. È chiaro, la giustizia, perfezione. Quando integri tutto questo, le tue relazioni diventano giuste, equilibrate, vere e sane. Cioè la giustizia qua porta chiarezza, armonia, contratti dell'anima che rispettano entrambi i cuori. Mi sta dicendo che qua presto vivrai un amore dove libertà e responsabilità saranno finalmente in equilibrio, dove potrai essere leggera o leggero senza sentirti incatenata o incatenato, e dove, scusami, dove le scelte reciproche saranno oneste, luminose, fatte per il bene di entrambi soprattutto. È la perfezione la giustizia. Quello che mi viene come racconto per te adesso, no? Parlando proprio all'anima, è che la tua ombra ha bisogno di dominare l'amore con le leggi e con le regole. Perché? Per non cadere nel vortice di un sentire che a volte ti spaventa. Ma sotto questo trono dell'imperatore brilla un desiderio luminoso tuo. Vuoi che la ruota del destino giri, che l'amore arrivi come una tempesta a scompigliarti i capelli e il cuore. E cosa ti dice qui il cavaliere di bastoni? Il cavaliere di bastoni ora ti prende per mano e ti dice: vivi, corri, non calcolare troppo, lasciati incendiare. E gli amanti qui ti mostrano la via sacra della scelta. Scegli con coraggio, non perché devi, ma perché vuoi, non perché ti conviene,
ma perché è l'anima a cantare. E cosa succede alla fine? Alla fine arriva la giustizia a rimettere ogni cosa al suo posto, a creare una relazione limpida, onesta, dove puoi respirare e danzare leggera, sapendo che questa volta l'amore sarà alla pari, bilanciato e soprattutto vero, autentico. Ragazze mie e ragazzi, la nuda e cruda verità che ti porta a sognare, a vibrare in alto, a vibrare in alto. Questo applicalo a tutto quello che stai vivendo adesso. Se non c'è nessuno, questo travolgerti che arriva un amore travolgente. Questo è il fuoco dell'amore che sta per travolgerti. Non mettere regole. Scegli con coraggio questa passione, lasciati incendiare. E tutto sarà autentico e giusto, proprio come tu lo vuoi. Bello, bellissimo. Vediamo cosa ti dirà questa persona, questo amore. Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, questo è proprio l'amore che sta per travolgerti, Non sono stato onesto. Questa carta mi parla sia di qualcuno che non è stato onesto con te, ma perché? Che tu hai percepito magari una mancanza di onestà. Questa giustizia lo richiama, perché prima di tutto è come se tu non fossi stata onesta con te, onesto. Io credo che per quanto riguarda questa carta te volevi lasciarti andare, incendiare una passione, ma ti sei poi trattenuto o trattenuto. Allora questa carta è più per te, se ti rispecchi in questa cosa, no? È il trattenersi. Non sono stato onesto e quindi hai proiettato fuori una mancanza di onestà. L'altra persona è sempre uno specchio. In questo caso la tua mancanza di onestà era relativa al fatto che tu vuoi farti travolgere dalla magia della vita senza porre limiti o confini o dominare quello che c'è. Allora le cose si sistemeranno. Va bene? Cos'altro? Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Qua arriva una persona per te che è consapevole del tuo valore e che molti vogliono prenderti. Allora non vuole fare errori con te, ma ti vuole tenere ben stretta a sé. Ok? Molto fuoco, molto impeto. Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Qua abbiamo qualcuno che chiede perdono. Può essere una persona che già conosci, oppure una persona che si pente di non aver dato tutta se stessa all'amore incendiario e quindi arriva davanti a te questa persona con la quale avere questo amore equilibrato. Equilibrato significa lasciarsi andare alla passione, incendiarsi, E questo è l'equilibrio che cerca profondamente il tuo cuore. Sei già una persona, questa stessa magari ti fa riflettere sul fatto che perdonando quella parte autentica di te che aveva paura a lasciarsi andare a un amore incendiario, alla magia, no? A non aver scelto col coraggio, allora perdonando te qua hai l'amore per diritto divino, ok? Ok. Vediamo cos'altro ci dicono questi oracoli. È sicuro amare per te. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Apriti, apriti, è sicuro amare per te. Non dubitare. Poi mi dirai, non dubitare. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensa con ottimismo a quello che sta per arrivare nella tua vita adesso, va bene? Pensalo con gioia.
ci sarà un'attrazione fatale, dirompente. Non la controllare, non la controllare, apriti, apriti e tutto si sistemerà. Non è controllo così lo sistemo, no, apriti, incendia, vai, è questo che si sistema, è con questo che si sistema, va bene? Vedo un'energia molto passionale nei tuoi confronti, molto di fuoco, che ti ribalta, ti ribalta, tanto poi me lo fai sapere, ti ribalta proprio. Alcuni di voi stanno già vivendo questa cosa, o l'avete già vissuta e si ripresenta una situazione analoga affinché tu possa lasciarti andare e andare incontro ai desideri del tuo cuore con coraggio. Ok, vediamo cos'altro ti dicono queste. A dire il vero, ci sarà sincerità, onestà, senza maschera. Onestà, sincerità, qua c'è un gufo, no? Il gufo, la civetta sono i valori della notte, della magia, del femminino sacro, quindi il femminino sacro ti farà lasciare andare senza maschere qua e di conseguenza c'è una persona che ti specchia una stessa autenticità. Casa dolce casa, arriva a casa. Cioè, casa dolce casa è la carta che mi parla della serenità raggiunta dopo essersi messi a nudo, dopo aver ascoltato il cuore. Nonostante i tuoi dubbi, tra due mondi. Ascoltami, qua arriva qualcosa di dirompente che ti mette un po' sulla difensiva. Il consiglio te le hanno dato le carte, no? Lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare. Secondo le regole, vedi le regole, l'imperatore è come se fossi un po' frenata, un po' frenato. Però guarda, io ti garantisco che se tu ti lasci incendiare, qua c'è la base per delle possibilità straordinarie. Costruire palazzi su questa identità tua vera del cuore, tu costruisci il nuovo. Se ti lasci incendiare dalla passione, tu costruisci qualcosa di nuovo che è tuo per diritto di nascita. Va bene? Cioè, qua mi dico, cioè, scegli con coraggio, non perché devi le regole, ma perché vuoi, non perché ti conviene. Due mondi, no? Che faccio? Mi conviene o non mi conviene? Ma perché l'anima canta. Va bene? Arriva una bella bomba per te, eh? Quindi ragazzi e miei ragazzi, io mi auguro di avervi aiutato a schierire ulteriori zone d'ombra. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!